Ciao a tutti, pace e illuminazione, grazie a tutti per l'interesse che state dando a questi miei video e grazie anche per l'interesse che state dando alla nostra nuova iniziativa Casa Tyson. Ci fate pervenire davvero dei bellissimi complimenti pieni di affetto e di parole belle. Grazie davvero, grazie anche perché noi avevamo il dubbio, abbiamo detto ma potranno essere utili questi video? E dai vostri commenti, evidentemente è così. Se non l'hai ancora visto, vai nel canale di Mio Edizioni e vatti a vedere Casa Tyson. Sono numerate. Adesso siamo alla quinta puntata, di conseguenza tu puoi cominciare, andare avanti. Casa Tyson che cosa è detta brevemente? Vi abbiamo aperto le porte di casa nostra per farvi vedere come viviamo e come vivono due persone che hanno deciso di riformare le proprie vite secondo i principi e gli insegnamenti del Sutra del Lotto. Ma entriamo subito nel discorso di oggi. Allora, volevo farti riflettere su un punto. Ci hai mai pensato perché il buddismo di Nichiren si chiama così? Perché il buddismo di Nichiren si chiama Nichirenismo? Non c'è soltanto Nichiren, Nichiren non è l'unico che ha fondato una scuola buddista, no? Dogen ha fondato la scuola Zen Soto, ma non c'è il dogenismo, c'è il buddismo Zen. Onen ha fondato la scuola della terra pura e non c'è il buddismo, l'onenismo, c'è il buddismo della terra pura. Perché per Nichiren i discepoli di Nichiren sono chiamati nicirenisti? Perché c'è stato bisogno di fare questa distinzione? E questo è un punto molto importante che ti può fare arrivare ad altre considerazioni. La ragione è: i discepoli del Buddha sono chiamati buddisti, i discepoli di Nichiren nicirenisti. La ragione sta tutta nella considerazione, nell'interpretazione della Nichiren Shoshu, madre della Soka Gakkai. La Soka Gakkai è l'associazione laica della Nichiren Shoshu, quindi è nata da lì, di considerare Nichiren il Buddha originale dell'epoca di Mappo. Allora, di conseguenza, che cosa è avvenuto? I buddisti credono al Buddha e sono buddisti. I nicirenisti credono al Buddha Nichiren e di conseguenza sono chiamati nicirenisti. Ora lascio a te l'interpretazione, lascio a te ragionare perché questo è un punto che è molto, molto, ma molto, forse troppo controverso. Di certo, leggendo il Gosho, non troverai mai scritto che da Nichiren che si considerava il nuovo Buddha. No? Tutt'al più trovi nel Kaimokosho l'apertura degli occhi, il contrario, cioè lui si considerava la reincarnazione del Bodhisattva Jogyo, al quale il Buddha, durante la cerimonia dell'aria, ha affidato il Daimoku per l'epoca di Mappo. Quindi lui si considerava il Bodhisattva Jogyo. Però per la Nichiren Shoshu, di conseguenza per la Soka Gakkai, Nichiren è diventato il Buddha dell'ultimo giorno e da lì Nichirenismo. Tutto qui. Questo ha portato che cosa? Anche purtroppo a non considerare i nicirenisti veri buddisti. Ed effettivamente, cioè, se i nicirenisti credano che Nichiren sia il Buddha, automaticamente non sono buddisti, sono nicirenisti. Non so se rendo l'idea, capisci? Ovviamente, i credenti di Nichiren sono diventati nicirenisti perché non tutti sanno che non tutte le scuole che fanno riferimento a Nichiren considerano Nichiren il Buddha originale dell'ultimo giorno, ma soltanto la Soka Gakkai, di conseguenza la Nichiren Shoshu. Quindi anche lì basta andarsi un attimino a informare per tutte le altre scuole nichireniste, perché credimi
che chi viene dalla Soka Gakkai è portato a pensare, io lo vedo dalle mail che mi mandate, no? Che la Soka Gakkai sia l'unica scuola nichirenista che porta avanti il buddismo di Nichiren, o addirittura la migliore, la scuola ortodossa, quella che porta avanti il vero, l'ortodosso buddismo di Nichiren, no? Del resto, provenendo dalla Nichiren Shoshu, Shoshu che cosa significa? No? Scuola ortodossa, Nichiren Shoshu, la scuola ortodossa di Nichiren. Ma in realtà non è così, ci sono molte altre scuole, no? C'è la Nichiren Shu, c'è la Kenpoke Shu, c'è la Rishoku Kai, c'è l'Ommon Buzuryu Shu, c'è la Buzuryu Shu Onshiko, che è una branchia della Buzuryu Shu, c'è la Reiyu Kai, c'è la Ommon Shoshu, ecco ce n'è diverse, diverse, e tutte hanno diverse interpretazioni, ma tutte, fatte eccezione, come ti dicevo, per la Soka Gakkai e la Nichiren Shoshu, non considerano Nichiren il Buddha, ma considerano Nichiren la reincarnazione del Bodhisattva Jogyo. Ma perché di questo? Perché oltre a seguire quello che Nichiren stesso ha detto, si segue proprio l'insegnamento del Sutra del Loto. No? Come, che cosa avviene durante il Sutra del Loto? Il Buddha dà al capo dei Bodhisattva emersi dalla terra, Jogyo, l'incarico di propagare il suo insegnamento, vedi, il suo insegnamento, non l'insegnamento del Bodhisattva Jogyo, il suo insegnamento del Buddha nell'epoca di Mappo. Quindi considerare Nichiren la reincarnazione del Bodhisattva Jogyo è rientrare direttamente dentro i binari del Sutra del Loto. Quindi lascio a te questa interpretazione. Volevo soltanto farti, farti un attimino ragionare su questo punto, perché non so se ti è mai successo, però cioè, ti succederà sicuramente se continui a praticare. I nicirenisti non sono considerati buddisti, ma perché non seguono regole. Il buddismo di Nichiren è considerato un po', c'è un'anarchia generale, nessuna regola, nessun vegetarianesimo, nessun si beve, si fuma, si fa questo, si fa quell'altro, ci si può comportare come si deve, come si vuole, no? Come si vuole, via discorrendo, mentre invece il buddista segue determinati dettami, come ti dicevo nei video precedenti, dettati dal Buddha. Vedi tu. Vedi tu, io credo che questo sia un ottimo spunto di riflessione. Non fosse altro, adesso sai perché di tutto questo. Ciao, pace e illuminazione e mi raccomando, se non riesci a fare del bene, almeno non far del male. Ciao.